Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi. Come state? Spero tutto bene. Io sono carica e pronta perché oggi, ragazzi, affrontiamo un argomento, diciamo, piccante. Un argomento che ha tenuto banco, che ha fatto discutere e che continua a suscitare curiosità, la storia di Neslihan e Burak, e quello che molti chiamano lo scandalo d'amore. Ma, attenzione, perché cercheremo di andare oltre il semplice gossip, di scavare un po' più a fondo e di arrivare, per quanto possibile, alla verità, una verità che, vi anticipo, potrebbe sorprendervi. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanella per non perdervi nessun video. Prometto che cercherò di tenervi compagnia con contenuti sempre interessanti e, soprattutto, cercherò di portarvi informazioni verificate. Detto questo, partiamo. Ok, allora, Neslihan e Burak, due nomi che, negli ultimi tempi, sono stati sulla bocca di tutti. Lui, un imprenditore di successo, con un'immagine pubblica impeccabile. Lei, una donna affascinante, con una carriera in ascesa. Sembrava la coppia perfetta, no? Quella che vediamo sulle riviste patinate, quella che fa sognare. Ma, come spesso accade, dietro la facciata si nascondevano segreti e, soprattutto, una verità molto più complessa. Lo scandalo, come viene definito, è esploso quando sono iniziate a circolare voci, foto e video compromettenti. Pettegolezzi su presunti tradimenti, su una relazione clandestina che avrebbe mandato all'aria il loro idillio. I social media, ovviamente, hanno fatto il resto. Un tam tam mediatico senza precedenti, con accuse reciproche, smentite e, soprattutto, un'enorme confusione. Ma cosa è successo realmente? E qui viene il bello, o meglio, il difficile. Perché in queste situazioni, la verità è spesso frammentata, distorta e difficile da ricostruire. Cerchiamo però di fare un po' di chiarezza, basandoci su fonti attendibili e cercando di evitare, per quanto possibile, il gossip sensazionalistico. Una delle prime cose da capire è che, spesso, l'immagine pubblica di una persona non corrisponde alla realtà. Siamo tutti bravi a mostrarci al meglio, a nascondere le nostre fragilità e i nostri difetti. E questo vale ancora di più per le persone che vivono sotto i riflettori. Quindi, la perfezione apparente di Neslihan e Burak potrebbe essere stata solo una costruzione mediatica. Un'illusione abilmente orchestrata per mantenere intatto un brand, un'immagine di successo che si traduceva in vantaggi professionali e sociali. Del resto, quanti di noi si mostrano sempre autentici al 100%? Probabilmente nessuno. Ognuno di noi, in un modo o nell'altro, indossa una maschera per proteggersi, per conformarsi alle aspettative altrui, o semplicemente per evitare il giudizio. E nel caso di Neslihan e Burak, questa maschera era particolarmente sofisticata. Lui, l'imprenditore modello, sempre impeccabile in giacca e cravatta, con un sorriso smagliante e una risposta pronta per ogni domanda. Lei, la donna in carriera, sempre elegante e raffinata, con un'aura di mistero che la rendeva ancora più affascinante. Entrambi, insomma, incarnavano alla perfezione l'ideale di coppia di successo, quella che fa sognare e che sembra avere tutto. Ma, come dice il proverbio, non è tutto oro quello che luccica. Poi c'è la questione dei tradimenti. Qui le voci sono contrastanti. Alcuni sostengono che Burak avesse una relazione extraconiugale da tempo, altri che Neslihan sia stata vista in atteggiamenti intimi con un altro uomo. Difficile dire chi ha ragione e chi ha torto. Quello che è certo è che, quando una coppia scoppia, raramente la colpa è di uno solo. Spesso si tratta di un insieme di fattori, di incomprensioni, di problemi irrisolti che, alla fine, portano alla rottura. Immaginate la pressione costante di dover mantenere un'immagine perfetta, la difficoltà di conciliare la vita privata con gli impegni professionali, la lontananza fisica e emotiva che può crearsi tra due persone che vivono vite frenetiche e piene di impegni. Tutti questi elementi possono contribuire a creare un terreno fertile per l'infedeltà, per la ricerca di una valvola di sfogo al di fuori della coppia. Ma, al di là delle voci e dei pettegolezzi, è importante ricordare che il tradimento è un sintomo, non la causa, di un problema più profondo. È un segnale che qualcosa non funziona all'interno della coppia, che c'è un bisogno insoddisfatto, un desiderio inespresso, una mancanza di comunicazione. E spesso, in queste situazioni, è più facile cercare una soluzione all'esterno che affrontare i problemi all'interno della coppia. Ma questa, ovviamente,
È solo una soluzione temporanea, un palliativo che non risolve il problema alla radice e che, anzi, può peggiorare la situazione. Un altro aspetto importante da considerare è il ruolo dei media e dei social media in questa vicenda. Come dicevo prima, il tam tam mediatico è stato assordante. Ogni dettaglio, ogni pettegolezzo è stato amplificato e diffuso a macchia d'olio. Questo ha sicuramente contribuito ad alimentare lo scandalo e a rendere ancora più difficile per Neslihan e Burak gestire la situazione. I social media, in particolare, sono diventati un vero e proprio tribunale popolare, dove tutti si sentono in diritto di giudicare e condannare senza conoscere i fatti e senza tenere conto delle conseguenze delle proprie parole. Basta un post, un commento, una foto rubata per scatenare un linciaggio mediatico che può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone. E nel caso di Neslihan e Burak, questa gogna mediatica è stata particolarmente violenta. Sono stati bersaglio di insulti, minacce, accuse infondate. La loro vita privata è stata esposta al pubblico ludibrio, la loro reputazione è stata danneggiata irreparabilmente. E tutto questo, per cosa? Per soddisfare la morbosa curiosità di qualche spettatore annoiato, per aumentare il numero di click su un articolo scandalistico, per alimentare il ciclo infinito del gossip e del pettegolezzo. E poi c'è la questione della privacy. In un mondo sempre più connesso, dove tutto viene condiviso e pubblicato sui social media, la privacy è diventata un lusso. Le persone famose, in particolare, sono costantemente sotto i riflettori e ogni loro mossa viene scrutinata e commentata. Questo può essere estremamente stressante e può avere un impatto negativo sulla loro vita privata. Immaginate di non poter fare una passeggiata senza essere fotografati, di non poter andare al ristorante senza essere riconosciuti, di non poter esprimere un'opinione senza essere criticati. È una vita che può sembrare dorata dall'esterno, ma che in realtà è piena di insidie e di privazioni. E nel caso di Neslihan e Burak, la mancanza di privacy ha avuto conseguenze devastanti. Ogni aspetto della loro vita privata è stato esposto al pubblico, ogni loro gesto è stato interpretato e giudicato. Sono stati privati della loro intimità, del loro diritto di vivere la loro vita come persone normali. E questo, ovviamente, ha contribuito ad alimentare lo scandalo e a rendere ancora più difficile per loro gestire la situazione. Ma tornando a Neslihan e Burak, cosa possiamo dire con certezza? Possiamo dire che la loro relazione è finita. Possiamo dire che la loro rottura è stata accompagnata da uno scandalo mediatico senza precedenti. Possiamo dire che entrambi hanno subito delle conseguenze, sia a livello personale che professionale. La carriera di Burak ha subito un brusco arresto, la sua immagine pubblica è stata compromessa. Neslihan ha dovuto affrontare un periodo di profonda crisi personale, ha subito attacchi da ogni parte e ha dovuto lottare per ricostruire la sua vita. Ma la cosa più importante da dire è che, dietro i nomi e i titoli dei giornali, ci sono due persone. Due persone con i loro sentimenti, le loro fragilità, i loro errori. Due persone che, come tutti noi, hanno il diritto di essere rispettate e di avere la loro privacy. Due persone che hanno il diritto di sbagliare, di pentirsi, di ricominciare. E qui arriviamo alla verità inaspettata, come dicevamo all'inizio. La verità inaspettata, secondo me, è che non esiste una verità univoca. Non esiste una risposta semplice a questa vicenda. Non possiamo sapere con certezza cosa è successo realmente tra Neslihan e Burak. Possiamo solo fare delle ipotesi, basandoci sulle informazioni che abbiamo a disposizione. Forse Burak ha tradito Neslihan, forse Neslihan ha tradito Burak, forse entrambi hanno commesso degli errori. Ma la verità è che non possiamo saperlo con certezza. E anche se lo sapessimo, non avremmo il diritto di giudicare. Ma la cosa più importante, a mio parere, è evitare di giudicare. Evitare di puntare il dito. Evitare di alimentare il gossip sensazionalistico. Perché, alla fine, dietro ogni scandalo c'è sempre una storia umana. Una storia di dolore, di sofferenza, di errori. E questa storia merita di essere ascoltata e compresa, non giudicata e condannata. Merita di essere trattata con rispetto e con umanità. Credo che in situazioni come questa, la cosa migliore da fare sia cercare di essere empatici. Cercare di mettersi nei panni degli altri. Cercare di capire le loro motivazioni e le loro scelte. Perché, come diceva un grande filosofo, conoscere è comprendere. E solo attraverso la comprensione possiamo sperare di costruire un mondo migliore, un mondo più giusto e più umano. Un mondo dove le persone siano libere di sbagliare, di pentirsi,
di ricominciare senza essere giudicate e condannate. E poi, ragazzi, diciamocelo chiaramente. Siamo tutti un po' pettegoli. Ci piace sapere cosa succede nella vita degli altri. Ma c'è una bella differenza tra un innocuo gossip e una vera e propria aggressione mediatica. Dobbiamo imparare a distinguere tra le due cose e a non alimentare la violenza verbale e l'odio online. Dobbiamo imparare a usare i social media in modo responsabile, senza farci trascinare dalla spirale del pettego, lezzo e della cattiveria. Perché, alla fine, le parole hanno un peso. Possono ferire, possono distruggere. E noi dobbiamo essere consapevoli di questo. Dobbiamo usare le parole con cura, con rispetto, con empatia. Dobbiamo ricordare che dietro ogni schermo c'è una persona, con i suoi sentimenti, le sue fragilità, i suoi sogni. E che le nostre parole possono avere un impatto enorme sulla sua vita. E questo vale non solo per le persone famose, ma per tutti noi. Tutti noi abbiamo il diritto di essere rispettati e di avere la nostra privacy. Tutti noi abbiamo il diritto di vivere la nostra vita senza essere giudicati e condannati. Tutti noi abbiamo il diritto di sbagliare, di pentirsi, di ricominciare. Quindi, la prossima volta che vi troverete a commentare una vicenda come quella di Neslihan e Burak, fermatevi un attimo a riflettere. Chiedetevi se le vostre parole possono ferire. Chiedetevi se state contribuendo ad alimentare l'odio online. E se la risposta è sì, forse è meglio tacere. Forse è meglio scegliere il silenzio. Forse è meglio scegliere di dedicare il nostro tempo a qualcosa di più costruttivo, a qualcosa che possa fare la differenza nel mondo. Forse è meglio scegliere di essere gentili, di essere comprensivi, di essere umani. E con questo, ragazzi, arriviamo alla fine di questo video. Spero di avervi dato qualche spunto di riflessione e di avervi aiutato a capire un po' meglio questa complessa vicenda. Ricapitolando brevemente, abbiamo visto come spesso l'immagine pubblica non corrisponda alla realtà, l'importanza di considerare il ruolo dei media e dei social media, e soprattutto, l'importanza di evitare di giudicare e di alimentare il gossip sensazionalistico. Ricordatevi che dietro ogni scandalo c'è una storia umana, e che tutti meritiamo rispetto e privacy. Ricordatevi di essere empatici, di essere comprensivi, di essere umani. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Adesso tocca a voi. Lasciate un commento qui sotto e ditemi cosa ne pensate di questa vicenda. Siete d'accordo con me? Avete un'opinione diversa? Sono curiosa di sapere cosa ne pensate. E, ovviamente, non dimenticate di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e di condividerlo con i vostri amici. E, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun video. Prometto che continuerò a portare argomenti interessanti e stimolanti, cercando sempre di offrire una prospettiva diversa e di incoraggiare il pensiero critico. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!